Ed eccoci qua al supermercato. È già il secondo, questo. Ragazzi, ormai fare la spesa è un'impresa, perché qualcosa la trovi qua, qualcosa la trovi là, sempre per cercare di risparmiare un pochino, da brave massaie. Vabbè dai, ci vediamo fra un po'. Eccomi qua, anche oggi vi faccio vedere dove. E voilà, studio medico, studio medico, studio medico. Sarebbe meglio non venire in questi posti, però bisogna ogni tanto farlo. Bene, non benissimo. Vediamo se riesco a farvi il vlog dopo, appena finisco qua, fra un'oretta. Se no il vlog di oggi salta e magari ve lo metto in quello di domani. Che poi lo studio è tutto per me da solo, guardate. Sono da solo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno equipaggio. Equipaggio è giusto, perché siccome sono pirata, siete equipaggio. Comunque il lago sta iniziando a crescere un po', diciamolo piano. Vedete che inizia a toccare il muretto, poi deve alzarsi ancora di 1 metro praticamente, però qualcosa sta funzionando. Adesso, se settimana prossima danno ancora pioggia, speriamo che dopo, se c'è un'estate particolarmente siccitosa come l'anno scorso, almeno abbiamo la giusta acqua senza rovinare la fauna e la flora. Che già poi c'è questa cosa, no, del green adesso, che è un'altra presa per i fondelli. Quando vogliono farci fare quello che vogliono loro, si inventano le cose, ci inventiamo le emergenza green. Pensate che in Italia in questo momento, ve lo dico, siamo l'unica nazione che ha 2 emergenze contrastanti una con l'altra. Abbiamo l'emergenza siccità e l'emergenza alluvioni. Allora, o c'è la siccità o ci sono le alluvioni, le due cose. È vero che il territorio italico è lungo, per cui magari un posto c'è la siccità, un posto c'è l'alluvione, ma allora non è emergenza nazionale ma è emergenza regionale. Noi invece abbiamo le 2 emergenze nazionali. Quindi insomma, questo sempre a causa del fatto che non riusciamo a essere liberi, noi ci facciamo assoggettare, non abbiamo più spirito critico. Orwell, quando scrisse 1984, sbagliò di poco la data, insomma, perché è successo una ventina d'anni dopo, ma ci aveva visto bene. Noi siamo veramente assoggettati a delle cose pazzesche e ci fanno credere quello che vogliono. Io non so se qualcuno di voi ha visto la mostra che c'è adesso a Bruxelles, che no, blasfema, di più. Sui social, se voi segnalate qualcuno che scrive una bestemmia, vi dicono che non ledono le regole del social, le regole di policy. Però se mettete una protesta contro alcune manifestazioni, diciamo così, per me che sono un babbione, poco naturali, allora si viene bannati o si viene censurati. Questa è l'epoca che viviamo, cara ciurma, e il pirata è qua proprio per fare il pirata e per farvi ragionare su queste cose. Ma se volessero, voi pensate che l'adozione delle auto elettriche, o quello che sta succedendo adesso a Milano, che vogliono impedire, se non hai l'Euro 6, l'Euro 7, l'Euro 8, fra un po' dovrete avere l'Euro 90 come macchina, sia quello, l'inquinamento, sia quello che cambia il clima, perché noi diamo i Nobel alle persone, salvo poi se questi Nobel
vanno contro alla narrazione ufficiale, occidentale, diventano improvvisamente rimbambiti. Allora, c'è il rimbombo. Il Nobel in questione è Carlo Rubbia. Carlo Rubbia che ci dice che il cambiamento climatico, il climate change, come si chiama oggi, non è dovuto all'uomo, ma è dovuto alle ere geologiche, cioè alla Terra, al Sole, all'inclinazione della Terra, cioè noi nei millenni passiamo da era glaciale a era non glaciale e viceversa. Certo, poi l'inquinamento c'è, ma è una cosa ben distinta dal cambio di temperatura climatico. Vi ricordate quando, oddio il buco nell'ozono? È vero, abbiamo eliminato i CFC dagli spray, ma noi occidentali, ma il resto del mondo no. Allora, l'Europa è veramente un pollicino nei confronti di Cina, India, tanto per dire due delle nazioni che inquinano di più al mondo. Quindi se anche noi adottiamo la macchina elettrica, è vero che da qualche parte bisogna cominciare, ma la macchina elettrica non è una soluzione. Anzi, inquina di più, perché per produrla e per produrre l'elettricità per farla andare, inquiniamo di più che con le macchine termiche. L'aria diventa più respirabile, quello certo. Vogliamo eliminare l'inquinamento? Vogliamo eliminarlo davvero? Cominciamo a eliminare i voli low cost, perché finché la gente viaggia a 20 euro con l'aereo, lo so che così tutti possono viaggiare, ma inquiniamo come non mai. Torniamo a fare del turismo vicinale, spostiamoci nelle zone interne ed esterne del nostro territorio, perché questi ecologisti che poi volano in giro per il mondo inquinano più di me che non volo da nessuna parte. Bisogna anche dirsele le cose. Allora, cominciamo a ragionare su questo. Cominciamo a non comprare più le bottiglie con l'acqua di plastica. Cominciamo a non comprare più nessuna cosa confezionata con plastica, cellophane, polistirolo, tutte queste cose qua. Quello inquina più che l'auto che va avanti e indietro, che comunque inquina. Però se vogliamo eliminare l'inquinamento, quello vero, come vi ho detto, piantumiamo tutte le strade. E c'è quello che mi scrive, ma le piante ai bordi delle strade sono pericolose. No, è pericoloso se ci vai contro, ma non ci devi andare contro, perché se non c'è la pianta c'è comunque il muro della casa, o c'è comunque il guardrail, o c'è un burrone, o c'è qualcos'altro. Allora bisogna eliminare tutto, bisogna asfaltare la qualunque. No, bisogna fare come una volta. Perché non c'erano sti allagamenti? Perché se vi ricordate c'erano i fossi nelle strade, e le strade erano fatte a dorso di mulo. Ecco, chi ha fatto scuola guida come me, insieme agli antichi romani, come dice mio figlio, studiavano le strade a dorso di mulo. Perché? Perché con le strade a dorso di mulo le gomme delle auto si consumavano in maniera asimmetrica, quindi periodicamente ogni 6 mesi andavano invertite. Però le acque scorrevano al bordo e non si faceva aquaplaning. Adesso le strade sono belle asfaltate piane, abbiamo tombato tutti i fossi, e quando piove si fanno delle pozzanghere chilometriche nelle strade, si fa aquaplaning, diventa pericoloso. Certo, con le strade a dorso di mulo e i fossi dalle parti bisognava andare un pochino più lenti, con macchine che allora avevano sicurezza zero, vero? Perché non c'era lo stabilizzatore di frenata, non c'era gli ammortizzatori come adesso, cioè, mancava tanta tecnologia. Però questo è per dire, vogliamo fare gli ecologisti veramente seri, non i gretini come si usa fare oggi. Parliamo veramente di ecologia in tutti i sensi, in tutte le cose. Dobbiamo anche limitare i consumi. Certo, perché sono i consumi. Noi è vero che compriamo un paio di scarpe a 50 euro, forse anche meno, però sono fatte con i residuati del petrolio, sono fatte con le plastiche, e poi fine stagione le buttiamo via. Ci facciamo fare un bel paio di scarpe
su misura di cuoio, spendiamo 400-500 euro e poi tutti gli anni le risuoliamo. Il nostro piede ne giova e la natura ne giova. E il calzolaio, invece che lavorare in fabbrica come un matto a stampare scarpe, fa le sue scarpe a mano con calma nella sua bottega, mentre magari chiacchiera con qualche amico che va a trovarlo nelle ore libere. Questo è essere ecologisti, questo è riportare la vita a un ritmo umano. Invece no, ci vendono quello che vogliono, ci impacchettano l'idea che l'auto elettrica, il monopattino, la bicicletta elettrica siano ecologici e invece sono tutt'altro che ecologici. Vogliamo fare gli ecologici davvero? Eliminiamo la plastica. Tranne che dagli oggetti chirurgici o medici usa e getta che servono perché sono altamente igienici, eliminiamo la plastica. Si torni al vetro, si torni alla ceramica, si torni a quello che volete voi, eliminiamo la plastica. Sacchetti solo di carta, si torna a fare la spesa col sacchetto, con la retina o coi sacchetti come ho io, che ho i sacchetti quelli che li compri una volta e ti durano una vita, se volete. Questa è l'ecologia, non la stamattina vi faccio un vlog proprio piratesco, non il chiudere i centri storici e fare le auto elettriche. Sì, allora l'auto elettrica ha il vantaggio che non fa smog e allora questo è un discorso, quindi non inquina e l'aria è più respirabile, però non è ecologica, sono due cose completamente diverse. Invece ci viene venduto come green: se vuoi rispettare l'ambiente fa l'auto elettrica. No, se vuoi rispettare l'ambiente elimina la plastica, prima cosa, e già inizia a rispettarlo. Elimina ogni plastica che non sia quelle di uso veramente eccezionale, inderogabile, insomma. Ogni contenitore, ogni confezione, ogni cosa di plastica. Comincia a piantare piante, perché noi ce l'abbiamo con chi in Amazzonia deforesta per coltivare, ma noi abbiamo fatto la stessa cosa. Quanti boschi ci sono in Italia? Rarissimi, pochissimi. Le nostre città, adesso oggi, stamattina c'è l'incoronazione di Re Carlo d'Inghilterra, no? Sicuramente qualcuno di voi la guarderà in tarda mattinata e magari il vlog esce nel pomeriggio, l'avete già visto, ma quindi se voi faranno delle riprese dall'alto di Londra, voi vedete che c'è un verde che nessuna città italiana ha. Quello è già più ecologico. Cominciamo a riempire di aree verdi, ma veramente tantissime aree verdi nelle città. Quello è ecologico, nel senso che quello aiuta l'ambiente. L'auto elettrica aiuta l'inquinamento, che è diverso, è molto diverso. Allora, questo è per fare sempre il solito ragionamento che facciamo. Ci stanno vendendo quello, ci stanno vendendo che noi sapete, sta passando una legge in Canada, la notizia di ieri è passata in sordina nei nostri media, perché guai quando si parla di queste cose, guai, dove i bambini nati menomati con handicap o con malattie possono essere suicidati, poi gli può venire applicata l'eutanasia anche senza il consenso dei genitori. Questo è il nichilismo occidentale. Allora chi non sarà più produttivo per la società fra qualche anno verrà eliminato. Anziani, bambini. A noi Sparta ci fa un baffo. A noi uomini moderni, a noi occidentali ci fa un baffo. Però va bene qualsiasi altra perversione. Quella diventa un diritto. Questo è il problema di noi occidentali, che viviamo in una bolla di ignoranza cognitiva, staccati dalla realtà, e vogliamo che il mondo sia così. È un po' quello che succede quando parliamo dell'aldilà, della vita dopo la morte, eccetera. Noi vogliamo che quella situazione sia come la vogliamo noi, staccati dalla realtà.
staccati dalle responsabilità. Noi non vogliamo essere responsabili e invece lo siamo. Lo siamo per l'ambiente dove viviamo, lo siamo per la nostra vita, lo siamo per il nostro destino. Siamo gli unici responsabili, ma non la vogliamo questa responsabilità. La colpa è sempre di qualcun altro, di Dio, del tempo. Le alluvioni è colpa delle alluvioni, è colpa che se non puliamo i letti dei fiumi, se abbiamo intombato tutti i fossi, se abbiamo l'acqua da qualche parte deve andare, se costruiamo in riva ai fiumi e se non facciamo le manutenzioni perché costano. Qua tagliamo le piante, guardate qua, io che sono in un posto bello, mancano le piante. Perché tagliamo le piante? Tagliamo le piante perché sporcano, perché hanno bisogno di manutenzione, perché quando sono un po' malate non vale la pena curarle, meglio tagliarle. Questo è il nostro destino, ma siamo noi che ci procuriamo questo destino. Io spero di avervi fatto una barba così questa mattina, ma va bene, ci sta. Ogni tanto vi destrutturo in una maniera, ogni tanto vi destrutturo in un'altra maniera. Caro equipaggio, per oggi vi saluto, ci vediamo domani, a Dio piacendo, nel vlog di domani. Una buona giornata a tutti voi dal Pirata.